tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del cordino Terness di casa Tessiland. Prima di passare al video, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Il cordino Terness di casa Tessiland è un cordino misto cotone che ha un diametro di circa 3 mm. Viene venduto in rocche da 200 grammi per circa 120 metri. I ferri consigliati sono l'8 e il 9, mentre l'uncinetto è il 7 o l'8. Naturalmente, come vi ho insegnato anche io, possiamo andare a stravolgere completamente le misure dell'uncinetto. Se infatti scorrete indietro nel mio canale troverete tantissimi progetti realizzati con il cordino Terness, nessuno dei quali richiede l'uncinetto 7 o 8. Vado sempre a rimpicciolire un po' l'uncinetto e vedrete che la resa è sempre eccellente. Vi faccio vedere qualche immagine di progetti che ho realizzato con questo cordino, che ha come altra interessantissima caratteristica quella del prezzo. Infatti è un cordino davvero molto economico che, nonostante questo prezzo così accessibile e abbordabile, è assolutamente di una eccellente qualità. Voglio farvi vedere nel dettaglio come si presenta questo cordino. Sembra un piccolo tubolare ed è disponibile in tantissime varianti di colore. Un'altra cosa molto importante che va detta su questo cordino è che, a mio parere, è perfetto assolutamente per essere lavorato con la tecnica Bargello, ovvero il ricamo su rete. Vedrete infatti in sovraimpressione alcune delle immagini di borse che ho realizzato proprio con questo tipo di tecnica, e potrete accorgervi da voi che basta un semplice passaggio attraverso i fori della rete, seppur leggermente più grandi del cordino stesso, a farla celare completamente. Quindi un lavoro anche leggermente più veloce, perché sappiamo che la tecnica Bargello occupa davvero molto tempo, occorre anche discreta pazienza. Con questo cordino otterremo dei risultati eccezionali lavorando un pochino di meno, perché basterà per l'appunto una sola passata. Voi avete mai utilizzato questo tipo di cordino? Io sono anni che lo acquisto e devo confessare di esserne un po' invaghita, intanto perché comunque davvero a questo prezzo abbiamo una qualità eccezionale e una resa spettacolare, perché con una rocca riusciamo tranquillamente a realizzare una borsa anche di dimensioni piuttosto importanti. Andando ad acquistare ad esempio la rete preformata più grande di casa Tessiland con una rocca di cordino Terness, sicuramente potremo ottenere un ottimo risultato e avere anche un bel l'avanzo, quindi potremo realizzare una pochettina o un qualunque altro accessorio compatibile. È immune all'usura, perché ho delle borse realizzate davvero qualche anno fa che non hanno assolutamente fatto una piega. Consiglio questo filato? Certamente è un filato perfetto anche per le principianti. Si lavora abbastanza facilmente, certo ha uno spessore e quindi non è un cordino leggero come può essere il Sublime o il Tie Skinny, è un pochettino più pesante, quindi se avete dei problemi magari alle mani e difficoltà nel manovrare dei cordini un pochino più spessi, non è proprio l'ideale. In linea di massima però lo consiglio. Spero di essere stata utile con questa recensione, di avervi fatto vedere più da vicino un filato che è uno dei capisaldi di casa Tessiland. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate e io vi do appuntamento come al solito alla prossima recensione.